Avere la partita IVA è la via della libertà, della libera professione, oppure è una trappola, in realtà è un virus? E come si può invece assumere senza avere problematiche? Lo vediamo insieme in questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Ciao, sono il dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda, e in questo episodio di Comfort Zone andiamo a parlare di un argomento a me caro. Ovviamente parlo sempre di argomenti a me cari, altrimenti non ne parlerei, e quello che riguarda i professionisti, i freelance, tutti coloro che fanno un lavoro con partita IVA, appunto, di servizi, offrono servizi ai clienti, quindi c'è un lavoro di consulenza per risolvere X problemi nella loro vita. Quindi parliamo di avvocati, parliamo di commercialisti, parliamo di nutrizionisti, parliamo di personal trainer, parliamo anche di psicologi, certamente, ma in questo caso io mi rivolgo prevalentemente a tutti gli altri professionisti per sottolineare un aspetto. Un aspetto è quello che nella maggior parte delle professionalità l'aspetto di lavoro su di sé, quindi lavoro psicologico, che è anche una parte quello legato alle soft skills, ma qui stiamo parlando proprio di un lavoro su di sé, di conoscenza e di approfondimento, quindi di fare un percorso psicologico su di sé, come aspetto formativo, no? E sembra come se tutti pensano che questa cosa sia destinata solo agli psicologi come parte della loro formazione, no? Mentre tutte le altre formazioni prevalentemente sono tecniche e anzi spesso contenutistiche sulle materie che riguardano gli studi, no? Quindi invece che lavorare su di sé come parte del percorso, invece è qualcosa di esterno, optional, che uno fa appunto se c'ha un problema, se ne va in burnout, si esaurisce, è depresso, sta male, quindi per altre cose, ma non è visto come percorso della formazione, come invece è visto per gli psicologi. La maggior parte delle scuole di psicoterapia ha percorsi prevede dei percorsi di analisi, diciamo, didattica, come si suol dire, no? Di psicoterapia didattica, che serve sia ad applicare quello che si è studiato, ma sia anche a sbloccare delle proprie problematiche. E quindi il fatto di vederlo scontato per lo psicologo mi fa strano pensare del perché invece non venga visto adeguata come formazione anche per gli altri, perché poi i meccanismi che si attivano nel rapporto con le persone sono gli stessi, anzi se non li conosci è chiaro che poi ti imbatti in delle situazioni che non sai gestire minimamente perché appunto non hai la formazione, anche se tutti dicono, si ritengono autodidatti e sono un po' psicologi, cosa che mi ha sempre fatto ridere, no? Che c'era stata una campagna degli psicologi un po' di tempo fa in cui gli psicologi facevano gne, che dicevano tu non sei un po' psicologo. E quindi questa cosa mi faceva assai ridere perché sinceramente non l'ho trovata una manovra di comunicazione efficace. Nel senso che quello che dico io è invece, ma magari
foste tutti un po' psicologi, ma nel senso che avete lavorato su di voi e che avete, come dire, degli strumenti effettivamente specifici per poter relazionarvi meglio e quindi non trovarvi incasinati, aiutare quindi ancora meglio le persone, perché poi se no si dice ma guarda che clienti schifosi che c'ho, quando invece non sai gestire delle dinamiche spesso anche complicate. Non è che stiamo dicendo che sono cose facili, cioè non è che io, se devo fare che ne so il riparatore di lavatrici, dico madonna sta lavatrice quanto è stronza, ma perché non la so riparare, cioè la lavatrice sarà fatta così e quindi è fatta come è fatta, che poi sono le risposte che danno le persone. Io sono fatto così, non mi chiedere di cambiare. Io non posso chiedere di cambiare alla lavatrice e diventare, che ne so, un'asciugatrice perché non mi piace come è fatta, no? Quindi il discorso è, se io ho a che fare con una lavatrice, un modello specifico, devo saper riparare quella lavatrice lì e non sarà colpa sua. Ecco. Quindi se non voglio riparare lavatrici, non riparo lavatrici, riparerò frigoriferi e mi specializzo oppure solo in una marca, cosa che fanno tante ditte. No, cioè quella è specializzata pure per i computer, no? E così via. Quindi vai da uno specializzato che magari ha i pezzi di ricambio esattamente specifici per quei tipi di modelli di quella marca, no? Perché appunto non si può essere tuttologi, che lo sottolineo in tutte le puntate, è anche un po' una nostra velleità, credo, soprattutto italiana, ma probabilmente è un virus che colpisce anche il resto del pianeta. Indagherò, perché adesso mentre lo dicevo mi stavo facendo questa domanda qui, no? Quindi il punto fondamentale è anche che non è madonna mi tocca di fare pure sto lavoro su di me, madonna mia, no, cioè dovrebbe essere un aspetto assolutamente che tu sei il primo diretto interessato che ne giova di questa cosa, perché lavorare su di sé permette di godersi maggiormente senza soffrire, come abbiamo visto, tutta una serie di situazioni che possono portare a grande frustrazione. Lavorare su di sé aumenta la propria capacità di contenimento e quindi la capacità dell'essere a proprio agio con la maggior parte delle situazioni, ridurre lo stress, ridurre l'ansia e quindi avere un livello di consapevolezza nettamente maggiore e quindi diventiamo abbastanza imperturbabili. Quindi chiaramente in questo senso il lavoro su di sé ha tutta una serie di vantaggi che facilitano il lavoro, ma anche le scelte professionali, quindi ci si orienta meglio nel dirigere la propria attività con consapevolezza e capacità. Non solo, lavorare su di sé è anche fondamentale per un personal branding autentico, cioè se io devo fare il personal branding e quindi presentarmi al mondo per la mia proposta, per le mie caratteristiche di personalità, specificità e peculiarità, come lo faccio a fare senza aver lavorato su di me profondamente? Io lo trovo abbastanza insulsa come cosa, cioè significa come dire, andare un pochino sempre in maniera più orientata a cercare di offrire ciò che sembra funzionare e poi ti lamenti se non funziona. Cioè è chiaro che se non c'è un'autenticità, questa cosa poi arriva in qualche modo alle persone, no? E questo porta a chiaramente risultati meno efficaci e spesso diventa uno scimmiottamento ma riuscito di altri personaggi che magari vedi avere dei riscontri, ma perché magari loro stanno facendo loro stessi, quindi anche stanno portando un messaggio che come dire, è calzante con le persone che sono e che sentono. Quindi cioè se io devo portare un messaggio che non sento veramente, come faccio a portarlo nel tempo, con intensità, con piacere, con la voglia di quella roba lì? Non sarà possibile. E quindi andare a lavorare sulla propria storia, sui propri copioni, sui propri schemi, sui propri traumi, sulle proprie situazioni aiuta in una serie di livelli incredibili
ma anche andare a modificare tutte le proprie abitudini, i propri comportamenti disfunzionali, acquisire, come abbiamo detto, anche soft skills, quindi altre abilità che ci rendono sempre più efficaci come professionisti. Quindi in questo senso la capacità di relazione, poi soprattutto in questo caso, nasce dalla relazione con noi stessi, perché poi se noi abbiamo determinati schemi bloccati, ci irrigidiamo, possiamo essere tecnici quanto ci pare, ma lì poi quella cosa non la riusciamo a fare. Quindi la tecnica viene invalidata nel lavoro dai tuoi schemi e dai tuoi copioni, quindi più di tanto non ci riesci ad andare, quindi poi diventa una sorta di autosabotaggio. No? Quindi se io mi blocco su certe cose, su certe rigidità, non smonto certe rigidità, non riuscirò a, per quanto io possa essere bravo, ad ottenere dei risultati in quel senso. Quindi lavorare su di sé, dicevamo, non riguarda soltanto il fatto di ridurre la propria ansia, il proprio stress, e quindi vado a farmi, imparo delle tecniche di rilassamento, faccio la mindfulness, faccio la meditazione, oppure ma vado proprio a fare una modifica di me stesso, e probabilmente molto dello stress e dell'ansia che ho generato deriva proprio dal fatto, come abbiamo detto, dall'incapacità di contenimento che deriva da non avere la consapevolezza, la conoscenza e non aver elaborato poi tutte le proprie situazioni personali e gli schemi che si possono attivare nella tua vita, nel appunto avere a che fare con le persone. Quindi parleremo in un altro episodio di schemi maladattivi, ci permetterà di approfondire ulteriormente l'argomento. Però immaginiamo se, come per esempio capita nella categoria degli psicologi, c'è uno schema maladattivo di autosacrificio, questo porterà alla difficoltà di non saper mettere dei confini, di mettere avanti i bisogni degli altri ai tuoi, e questo, che potrebbe sembrare un'operazione favorevole dal punto di vista del cliente, perché lo servi, diciamo, cioè diventi proprio il suo servo, in realtà non è buono nemmeno da quel punto di vista, anche perché appunto questo poi diventa correlato al burnout. Questo giusto per fare un esempio. Non è che lo fai apposta, magari te ne accorgi pure di avere questa cosa qua, ma non ne puoi fare a meno, perché questo schema come dire, è attivato in te, quindi c'è questa programmazione, e quindi deriva poi da tutta la propria educazione. Quindi lavorare su queste cose aiuta a ammorbidire i propri copioni e riuscire poi a liberare veramente il proprio potenziale e andare meglio nella direzione che si vuole andare, con grande fiducia, con grande sicurezza, con grande determinazione. Questo è il punto fondamentale, no? Anche perché più determinazione abbiamo, più sei autorevole nei confronti delle persone con cui parli, e se non sei autorevole non te ne frega una beata minchia. No? Quindi questa serenità, che è un altro obiettivo del lavoro sulla professione, tant'è che un altro aspetto molto interessante è proprio questo, che in realtà il lavoro ti dà l'opportunità di attivare tutte queste cose, quindi rendi visibile degli aspetti che richiedono attenzione per migliorare, no? Quindi, ma questo vale non solo per le categorie professionali, come abbiamo detto, l'avvocato, il commercialista, l'insegnante. Pensate che bello un insegnante che lavora su di sé, invece che essere in classe e dire ai ragazzi state buoni, non fate casino, non urlate, e urla, no? Cioè mentre lo dice. Quindi ricordiamo sempre che noi più che appunto attraverso le tecniche, attraverso il modellamento del nostro essere, quindi essendo un esempio, aiutiamo gli altri a tirare fuori il meglio, se no ci copiano, non imparano niente. Quindi diciamo il lavoro ti mette in evidenza tutta una serie di aspetti di te che potrebbero essere ammorbiditi, modificati, e che sono frutto di un'educazione, di una crescita, di una sformazione che ha bisogno di essere limata, diciamo così, e in questo modo invece raggiungere risultati migliori. Come ti dicevo, questo non vale solo per le categorie professionali, ma
è magari più semplice pensarlo per uno sportivo. Lo sportivo si allena, a un certo punto non riesce ad andare oltre i suoi limiti e lì ci può essere una questione di atteggiamento, di convinzioni, di incapacità di tollerare determinate frustrazioni che possono provenire da esperienze che lui ha acquisito, ha consolidato, e quindi lì si tocca un limite. Quindi in questo caso noi possiamo vedere che si deve andare a lavorare sulla psicologia della persona affinché possa sbloccare, perché quell'evento, cioè il fatto di essere arrivato a quel punto là, attiva, quindi crea la condizione di far emergere un aspetto latente che non si sarebbe manifestato se lui non avesse raggiunto quel livello. E quindi in questo caso possiamo scoprire dei limiti. Scopriamo dei limiti, non è che dobbiamo andare oltre i limiti, cioè scopriamo dei limiti mentre cerchiamo di fare ciò che ci piace, ciò che ci interessa, e questo ci permette di migliorare. Quindi nel momento in cui io voglio imparare a suonare uno strumento musicale, mi rendo conto che ci sono dei blocchi che mi limitano nel migliorare lo studio della chitarra di qua e di là, invece che irrigidirmi dico come posso ammorbidire in modo tale che qual è la cosa che mi impedisce di fare questo, che come vedo la situazione in un modo tale che non riesco ad andare oltre questo aspetto, e così si migliora. È importantissimo non solo quindi per te stesso, ma importante anche per le persone che si rivolgono a te, perché avendo questa modalità sicuramente riuscirai a sintonizzarti meglio con le persone, ad ascoltare le persone, c'è anche la puntata sull'ascolto, in un modo veramente da entrare in sintonia con l'altro. E anche qui molte volte la capacità comunicativa viene ridotta a un mero apprendimento tecnico, invece che sbloccare quella predisposizione naturale verso gli altri che ci fa sentire, perché se noi abbiamo dei vissuti traumatici, abbiamo delle esperienze di un certo tipo, siamo ciechi e sordi a certe cose, e quindi è come dire che io so sparare con un cecchino solo che sono cieco. E quindi diventa difficile sintonizzarsi con la persona se non ho sbloccato quella sensibilità che mi permette di sentire ciò che sto vivendo, e quindi poi magari non capisco perché il cliente si è offeso, se n'è andato e non mi vuole più parlare, io dico che maleducato, non mi ha manco avvisato. Quindi ci sono tutta una serie di infinite situazioni che lavorando su di sé si possono possono diventare un miglioramento nella propria attività, e questo può essere considerato anche, diciamo, un lavoro su di sé più che una psicoterapia, anche una supervisione del professionista, perché nella supervisione sostanzialmente, che è una pratica tipica degli psicologi, avere una persona che ti supervisiona i casi, magari più esperta, magari anche semplicemente esterna a te, che ti aiuta a vedere dall'esterno dei casi su cui tu sei bloccato, e in questo caso la supervisione è un'altra pratica che è molto utile per le altre categorie professionali e che spesso è assente, e quindi avere un supervisore aiuta sia a andare a vedere anche tecnicamente cosa si sta sbagliando della concettualizzazione della situazione che si sta trattando, ma anche andare a individuare quali elementi di sé stanno intralciando il percorso nel lavoro con questo cliente. Bene, quindi io spero di averti motivato a capire come mai, cioè sia a capire come mai delle volte le cose non vanno proprio come ti piacerebbe che andassero nel lavoro, come mai non riesci a crescere, come mai non riesci ad ottenere la soddisfazione che vuoi, e come mai alcune cose non si riescono a fare, ma soprattutto anche la strada per poterlo fare meglio e anche con più piacere, perché soprattutto per chi lavora da soli, solitamente appunto la solitudine del libero professionista, c'è anche la puntata sulla solitudine in generale, ma ne volevo fare una dedicata alla solitudine di imprenditori e liberi professionisti, è un altro aspetto che appunto avere un supporto, una condivisione, sei tu che stai sempre dietro ai tuoi casi e hai persone che non ti possono capire di quello che comporta questo tipo di situazione qua, diciamo
diciamo che di grande conforto, sollievo e supporto. Quindi un abbraccio dal dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda. Se ti è piaciuta questa puntata, condividila, mandala al tuo commercialista, avvocato, così capisco se dici, così magari diventano più bravi e ti seguono meglio, e a tutti quelli che ci sono in giro. Chiaramente non stiamo dicendo che si diventa perfetti, i problemi ci sono sempre, le incomprensioni ci sono sempre, però alla fine se te ne sbatte un po' di meno, te ne fai una ragione e cerchi di crescere, ecco che diventa tutto molto molto meglio. Un saluto e al prossimo episodio di Comfort Zone. Ciao. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.